Nato in un continente ancora segnato dalle cicatrici della Seconda Guerra Mondiale, questo carro armato emerse durante gli anni più tesi della Guerra Fredda, quando l'Europa viveva costantemente sotto l'ombra di un possibile conflitto totale. La sua filosofia progettuale era diversa da quella di molti suoi contemporanei. Invece di puntare tutto sulla corazza, i suoi progettisti scelsero velocità, mobilità e potenza di fuoco, convinti che sul campo di battaglia moderno sopravvivere significasse soprattutto colpire per primi e muoversi più rapidamente del nemico. Una scelta audace, quindi, che avrebbe trasformato questo mezzo in uno dei carri armati occidentali più iconici del XX secolo. Signore e signori, sto parlando proprio del Leopard 1. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la Germania era un paese sconfitto, diviso e soprattutto occupato. In quel clima parlare di carri armati tedeschi sembrava quasi un tabù storico, eppure nel giro di poco più di un decennio lo scenario internazionale cambiò radicalmente. Con l'inizio della Guerra Fredda e la contrapposizione sempre più netta tra il blocco occidentale e quello sovietico, la neonata Repubblica Federale Tedesca divenne un tassello fondamentale nello schieramento occidentale. Nel 1955 la Germania Ovest entrò ufficialmente nella NATO e nacque la cosiddetta Bundeswehr. Questo fu un passaggio storico delicatissimo. Infatti un paese che solo 10 anni prima aveva devastato l'Europa tornava ad armarsi, questa volta però sotto l'ombrello atlantico in funzione difensiva contro il patto di Varsavia. All'inizio, per ricostruire rapidamente una forza corazzata quantomeno credibile, la Germania ricevette i carri americani M47 ed M48 Patton, come tra l'altro fece anche mezza Europa. Essi erano mezzi validi per l'epoca, ma complessi, pesanti e già alla fine degli anni 50 inadeguati a contrastare l'immensa marea di corazzati sovietici che premeva sui confini orientali. In quel clima di tensione costante e con la linea del fronte potenziale che attraversava proprio il territorio tedesco, maturò una consapevolezza. La Bundeswehr non poteva dipendere in eterno da mezzi stranieri. Serviva un carro moderno, capace di rispondere alla guerra ad alta intensità che tutti temevano potesse scoppiare in Europa centrale, e la risposta iniziale sembrò risiedere nella cooperazione internazionale. Nel 1956 la Germania Ovest e la Francia unirono le forze per realizzare l'Europanzer, un progetto comune per un carro standard a cui in seguito si unì anche l'Italia. L'obiettivo era quantomeno ambizioso: unificare gli sforzi industriali, ridurre i costi e creare un mezzo all'altezza delle sfide geopolitiche. Gli ingegneri lavoravano attorno ad un dogma tattico tanto drastico quanto affascinante, figlio delle nuove teorie sul campo di battaglia nucleare. L'avvento infatti dei proiettili a carica cava e delle armi atomiche tattiche aveva reso la corazzatura pesante un concetto ormai superato. Si riteneva che nessuna piastra d'acciaio avrebbe potuto resistere a tali tecnologie. La protezione venne quindi deliberatamente sacrificata in favore di una mobilità eccezionale e di un profilo sfuggente. Secondo questa filosofia di pensiero, dunque, sopravvivere significava muoversi rapidamente e soprattutto colpire per primi. Dietro le quinte però non era tutto rose e fiori, poiché ogni paese manteneva esigenze operative e interessi industriali propri. In Germania, a partire dal 1959, il Ministero della Difesa istituì diversi consorzi industriali in competizione tra loro. I gruppi di progettazione più rilevanti presero i nomi di Gruppo A e Gruppo B. Il primo era guidato dalla celebre casa Porsche, affiancata da aziende del calibro di Mach, mentre il secondo faceva capo alla Rundstall. Già l'anno successivo i prototipi della prima serie scesero in pista per i test comparativi e la creatura della Porsche, nota internamente come Model 734, sbaragliò la concorrenza grazie a linee pulite, un'altezza ridotta e un sistema di sospensione a barre di torsione che garantiva una fluidità di movimento strabiliante. Al contrario, le soluzioni idropneumatiche del gruppo B si rivelarono troppo complesse e costose, decretandone l'abbandono. Andiamo avanti un pochettino nel tempo e diciamo che mentre lo sviluppo avanzava verso la seconda serie di prototipi, i progettisti tedeschi presero due decisioni cruciali che avrebbero segnato per sempre il destino del mezzo. Per il motore si affidarono ad un capolavoro della tecnica nazionale, il propulsore diesel a 10 cilindri policarburante della MTU da 830 cavalli. Ma per l'armamento principale misero da parte il loro orgoglio e scelsero il leggendario cannone britannico Royal Ordnance L7 da 105 mm rigato, un'arma quantomeno temibile e conosciuta in tutto il mondo per essere stata per molto tempo l'arma più letale della NATO.
Col passare degli anni, tuttavia, le divergenze tecniche, politiche e industriali tra Parigi e Bonn rimasero evidenti e l'ascesa al potere di Charles de Gaulle a Parigi, unita alla sua ferrea volontà di perseguire l'indipendenza militare della Francia, inferse il colpo di grazia al progetto condiviso. Nel 1963, quindi, la cooperazione si ruppe definitivamente. La Francia proseguì da sola sviluppando la MX-30, l'Italia ripiegò temporaneamente sugli acquisti oltreoceano e la Germania si trovò tra le mani il proprio progetto nazionale. Ma la domanda che molti si posero in quel momento è stata: e adesso? Fu in quel momento che il futuro Leopard 1 prese forma definitiva. Il prototipo sviluppato dal gruppo Porsche venne scelto come base per la produzione in serie, inaugurata inizialmente con la cosiddetta Serie 0, una pre-produzione di 50 esemplari destinati ai test intensivi sul campo da parte dei reparti d'élite della Bundeswehr. In questa fase la torretta assunse la sua geometria finale, fusa in un unico blocco e studiata per massimizzare la deviazione dei proiettili nemici. Il 4 ottobre 1963 il mezzo ricevette invece il suo battesimo formale, attingendo la tradizione dei felini storici e prendendo il nome di Leopard. La realizzazione su larga scala fu affidata all'industria tedesca, in particolare alla Krauss-Maffei di Monaco di Baviera, segnando simbolicamente il ritorno della Germania nel panorama dei grandi produttori di mezzi corazzati. Nel 1964 iniziò invece la produzione dei primi esemplari di serie. Non era solo la nascita di un nuovo veicolo da combattimento, era il segno tangibile della piena reintegrazione della Germania Ovest nel sistema occidentale, non più come paese occupato, ma come attore industriale e militare di primo piano. Arriviamo dunque al 9 settembre 1965, data in cui i primi Leopard entrarono ufficialmente in servizio nella Bundeswehr. Il mezzo si rivelò presto un concentrato di agilità da 40 tonnellate e che sarà caratterizzato da una facilità di manutenzione che permetteva di sostituire, ad esempio, il blocco motore sul campo in meno di 20 minuti, anche se questa sarà soltanto una delle sue principali peculiarità. Il suo arrivo ovviamente passò tutt'altro che inosservato. In un'Europa attraversata da divisioni ideologiche e muri fisici, il Leopard 1 divenne quindi rapidamente uno dei simboli della capacità difensiva della NATO, venendo adottato negli anni successivi da nazioni come Belgio, Paesi Bassi, Norvegia e Italia, oltre a tanti altri. La sua eccezionale diffusione internazionale confermò che la scelta tedesca non era stata soltanto un atto di orgoglio nazionale, ma una risposta concreta e condivisa alle esigenze strategiche del tempo. La nascita del Leopard 1 dunque non fu semplicemente la storia di un mezzo militare, fu il racconto di un paese che, nel pieno della guerra fredda, cercava un nuovo equilibrio tra la memoria del passato e la responsabilità del presente. Fu la cronaca di una rinascita industriale, di una collaborazione europea ambiziosa ma fragile e di una Germania Ovest che tornava protagonista all'interno di un'alleanza difensiva, in un contesto completamente diverso da quello che aveva segnato la prima metà del Novecento. Ed è in questa nuova identità geopolitica che il Leopard 1 non fu solo un eccezionale carro armato, fu il simbolo di un ritorno. Quando il Leopard 1 entrò in servizio a metà degli anni 60, non era soltanto il simbolo della rinascita industriale della Germania Ovest, era anche un carro armato figlio di una filosofia ben precisa. In un'epoca in cui molti progettisti inseguivano corazze sempre più spesse, i tedeschi fecero una scelta diversa. Pensarono che, sul possibile campo di battaglia europeo, sopravvivere non avrebbe significato essere invulnerabili, ma essere mobili, rapidi e precisi. Il Leopard nacque quindi come un mezzo relativamente leggero per la sua categoria, poco sopra le 40 tonnellate nelle versioni mature. La sua linea era bassa, compatta, essenziale. L'equipaggio di 4 uomini era disposto secondo uno schema classico: pilota nello scafo, comandante, cannoniere e servente in torretta. La protezione era in acciaio omogeneo, inclinato dove possibile, ma mai esasperato nello spessore. Diciamo che non era un carro progettato per incassare colpi, bensì per evitarli grazie alla mobilità. Ed è proprio qui che Leopard raccontava la sua vera natura. Spinto da un potente motore diesel MTU da circa 830 cavalli, era capace di raggiungere velocità elevate su strada, superiori ai 60 km/h, con un'autonomia notevole per l'epoca. Le sospensioni a barre di torsione gli garantivano invece stabilità e capacità di muoversi rapidamente su terreni accidentati. In sostanza era un carro che voleva arrivare prima, posizionarsi meglio e colpire con precisione. Il suo cuore offensivo era invece il cannone britannico Royal Ordnance L7 da 105 mm,
mm, uno standard nato che negli anni 60 rappresentava una delle migliori soluzioni disponibili contro i mezzi corazzati del patto di Varsavia. Affiancato poi da mitragliatrici da 7,62 mm e da una dotazione di munizioni varia, offriva una potenza di fuoco solida e affidabile. Ma nelle prime versioni l'elettronica e i sistemi di tiro erano ancora relativamente semplici, efficaci sì, ma non sofisticati come lo sarebbero diventati negli anni successivi. Ed è proprio osservando la sua evoluzione che si comprende come il Leopard 1 sia stato un progetto in continuo divenire. La versione iniziale, quella entrata in servizio nel 65 per intenderci, rappresentava il punto di partenza. Era un carro moderno per l'epoca, ma ancora essenziale. Non disponeva di certo di stabilizzazione avanzata del cannone e i sistemi di puntamento riflettevano la tecnologia disponibile in quel momento. Era quindi un mezzo solido, sì, ma migliorabile. Con il Leopard 1A1 arrivò il primo passo avanti concreto. La stabilizzazione del cannone permise finalmente di ingaggiare bersagli con maggiore precisione anche in movimento, un miglioramento enorme sul piano tattico. Venne anche introdotto il manicotto termico sulla canna per ridurre le deformazioni causate dal calore e mantenere costante la precisione. Non si parla in questo caso di una rivoluzione visiva, ma era comunque un salto qualitativo nell'efficacia reale del mezzo. Le sottovarianti A1A1 e A1A2 iniziarono invece a rispondere a una preoccupazione crescente, la vulnerabilità. Vennero applicate corazze aggiuntive sulla torretta e introdotti sistemi di visione notturna basati sugli intensificatori di luce. E rispetto alla versione precedente, il Leopard iniziava a diventare non solo più preciso, ma anche più protetto e capace di operare nelle ore notturne, un aspetto sempre più cruciale in uno scenario di guerra moderna. Con il Leopard 1A2 il miglioramento si fece ancora più evidente. La torretta fu ulteriormente irrobustita, i sistemi di protezione NBC, ovvero nucleare, biologica e chimica, vennero potenziati e le capacità notturne rese più affidabili. Era il segno che la guerra fredda stava entrando in una fase in cui la minaccia non era solo convenzionale. Il vero cambiamento strutturale arrivò però con il Leopard 1A3. Qui la torretta non era più fusa, ma saldata, con un design più spigoloso e volumi interni meglio organizzati. Questo consentiva una protezione migliorata grazie a soluzioni spaziate e inclinate, oltre a un'ergonomia superiore per l'equipaggio. Rispetto alla 2 il salto quindi non era solo tecnologico, ma proprio costruttivo. Il Leopard 1A4 invece rappresentò un raffinamento dei sistemi di controllo del fuoco. L'attenzione si spostava sempre più sull'elettronica e sulla capacità di acquisire e ingaggiare bersagli con rapidità. Questa modifica ovviamente, essendo prevalentemente software, non cambiava radicalmente l'aspetto del carro rispetto alla versione A3, ma ne affinava l'efficacia. Fu però con il Leopard 1A5 che il progetto dimostrò tutta la sua capacità di adattamento. Questa versione introdusse un sistema di controllo del fuoco profondamente modernizzato e capacità di visione termica avanzata, permettendo al carro di operare con efficacia anche in condizioni di scarsa visibilità. Rispetto all'A4 il miglioramento era netto. In questo caso non si trattava solo di vedere meglio, ma di colpire prima e con maggiore precisione, anche contro blindature più moderne grazie all'impiego di munizionamenti più performanti. E mentre in Germania queste versioni si succedevano, il Leopard 1 cominciava a viaggiare ben oltre i confini nazionali. Come praticamente mezzo mondo sa, non rimase un carro esclusivamente tedesco, divenne uno dei mezzi più esportati infatti dell'era della guerra fredda. Nazioni come Italia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Canada, Australia, Grecia, Turchia e Brasile lo acquistarono in diverse varianti, aggiornandolo nel tempo ed operandolo ancora oggi. Molti di questi stati ricevettero inizialmente le versioni A1 o A2, varianti che nel tempo vennero aggiornate a standard superiori. Il Canada ad esempio operò i Leopard 1 modernizzati secondo standard avanzati denominandoli Leopard 1 C1 e poi C2, equipaggiandone alcuni con corazze Mexas. La Norvegia ad esempio portò i propri mezzi alla configurazione A5 adattata alle esigenze climatiche locali. L'Italia invece, unico paese al mondo tra l'altro ad aver prodotto il Leopard su licenza, adottò il bestione come principale carro da battaglia per anni, impiegandolo in varie versioni e mantenendole più o meno aggiornate fino all'arrivo della generazione successiva. Anche Belgio e Paesi Bassi integrarono il carro nelle loro brigate corazzate, spesso con personalizzazioni nazionali nei sistemi di comunicazione o armamento secondario. Se osserviamo per esempio un Leopard 1 belga, infatti, tra le varie modifiche noteremo che le sue mitragliatrici differiscono da quelle del Leopard 1 tedesco. Esse non sono infatti le famose MG3 derivate dalle MG42 della seconda guerra mondiale, ma sono le FN Meg da 7,62 di produzione locale. Mentre se guardiamo i Leopard 1 olandesi, vedremo che essi differivano da quelli tedeschi non solo per la presenza anche
qui delle FN Meg da 7,62, ma anche per i lanciafumogeni che nei carri olandesi erano 6 per lato, mentre nei Leopard 1 standard erano 4 per lato. Questa diffusione internazionale non fu quindi casuale. Ogni nuova versione del Leopard 1 non rappresentava soltanto un miglioramento per la Bundeswehr, ma rendeva il progetto più appetibile per gli alleati. La sua struttura solida, la facilità di aggiornamento e la filosofia modulare permisero al carro infatti di evolversi nel tempo senza essere stravolto, accompagnando diversi eserciti per decenni. Osservando dunque l'intero percorso del carro si percepisce chiaramente una linea narrativa coerente. Il Leopard 1 nacque come un carro che privilegiava mobilità e precisione rispetto alla protezione massiccia. Nel tempo, senza tradire quella filosofia di base, venne progressivamente adattato alle nuove esigenze: più protezione, laddove possibile, migliore visione notturna, elettronica più avanzata e una diffusione sempre più ampia tra gli eserciti occidentali. Non fu mai il carro più pesante della sua epoca, né il più corazzato, ma fu uno dei più equilibrati. E proprio in quell'equilibrio, affinato versione dopo versione e adottato da numerose nazioni, si trova la vera storia tecnica del Leopard 1, quella di un progetto capace di evolversi, adattarsi e rimanere rilevante ben oltre le sue origini. Per gran parte della sua esistenza il Leopard 1 visse una situazione piuttosto particolare. Pur essendo stato progettato per affrontare una gigantesca guerra convenzionale in Europa contro le forze del Patto di Varsavia, l'MBT tedesco non ebbe quasi mai occasione di combattere il tipo di conflitto per cui era nato. La sua carriera operativa si sviluppò quindi in maniera molto diversa rispetto a quanto immaginato dagli strateghi NATO negli anni 60. Più che nei grandi scontri corazzati delle pianure tedesche, il Leopard 1 finì per distinguersi in missioni di pace, operazioni di stabilizzazione, conflitti asimmetrici e missioni di supporto in territori ostili. La Germania Ovest fu naturalmente il primo e principale utilizzatore del mezzo. Per la Bundeswehr, infatti, questo Leopard rappresentò il simbolo della rinascita delle forze corazzate tedesche nel dopoguerra. Migliaia di esemplari vennero schierati lungo il confine interno tedesco durante tutta la guerra fredda, pronti a contrastare, nella teoria, un'eventuale offensiva sovietica proveniente da est. Questi Leopard parteciparono continuamente a enormi esercitazioni NATO in Germania, Belgio e Paesi Bassi, simulando guerre ad alta intensità contro T-55, T-62 e successivamente T-72 sovietici. In queste manovre il carro impressionò per la sua mobilità eccezionale. Gli equipaggi tedeschi apprezzavano soprattutto la velocità con cui il mezzo riusciva a cambiare posizione, colpire e sganciarsi prima della reazione nemica. Tuttavia, già negli anni 70 emersero anche i suoi principali limiti. La corazza, già, essa era troppo sottile infatti per resistere alle nuove munizioni perforanti sovietiche. Nei wargame e nelle simulazioni NATO, un Leopard colpito frontalmente da un moderno proiettile PFSDS aveva ben poche possibilità di sopravvivere. Questo obbligò la Bundeswehr a sviluppare tattiche basate sulla rapidità, sul fuoco a lunga distanza e sull'utilizzo del terreno per evitare il più possibile scontri frontali prolungati. Paradossalmente, nonostante fosse stato costruito proprio per una guerra in Europa centrale, il Leopard 1 tedesco non sparò mai un colpo in combattimento reale sotto bandiera tedesca, e quando la guerra fredda terminò, la Germania iniziò rapidamente a sostituirlo con il più moderno Leopard 2. I Leopard 1 rimasti vennero quindi relegati a ruoli secondari o trasformati direttamente in mezzi di recupero, gettaponte e veicoli del genio. In Italia, invece, il Leopard 1 ebbe una storia in realtà molto simile. L'esercito italiano lo adottò negli anni 70 come principale carro armato delle brigate corazzate. I reparti italiani operarono soprattutto nel nord-est del paese, preparandosi a un possibile conflitto lungo il confine jugoslavo. Oltre a ciò, durante le grandi esercitazioni NATO, il Leopard dimostrò ottime capacità sui terreni collinari italiani e nelle aree alpine grazie alla sua agilità e al buon rapporto peso-potenza. E gli equipaggi italiani ne apprezzavano la facilità di guida e l'affidabilità generale del cannone L7 da 105 mm, considerato molto preciso anche in movimento. Tuttavia, anche nel bel paese emerse rapidamente il problema della protezione. Durante gli anni 80, con la diffusione dei missili anticarro guidati e dei cannoni da 125 mm sovietici, il Leopard iniziò a essere percepito come vulnerabile. Per questo motivo i carri italiani vennero progressivamente aggiornati allo standard Leopard 1A5 IT, con nuovi sistemi di tiro e miglioramenti elettronici. Nonostante ciò, i Leopard italiani non furono mai impiegati in veri combattimenti. Parteciparono sì principalmente a missioni NATO e ONU in ruoli di deterrenza e supporto logistico, mentre i conflitti moderni dell'Italia videro protagonisti, diciamo così, mezzi più recenti come il C1 Ariete, anche se
eppure quest'ultimo carro non venne adoperato chissà quanto. Molto diversa fu invece l'esperienza operativa della Danimarca. Fu infatti l'esercito danese a portare il Leopard 1 nel suo primo vero combattimento. Durante la guerra in Bosnia nel 1994 i Leopard 1A5 DK danesi parteciparono all'operazione Ballbank, uno degli episodi più celebri nella storia del carro. Le truppe ONU danesi erano finite sotto pesante fuoco serbo-bosniaco nei pressi di Tuzla e per rompere l'imboscata entrarono in azione proprio i Leopard. I carri in quell'occasione aprirono immediatamente il fuoco con i loro cannoni da 105 mm, colpendo postazioni nemiche, bunker e mezzi leggeri, ed in pochi minuti la superiorità di fuoco del Leopard distrusse la resistenza avversaria. L'episodio dimostrò anche quanto il carro fosse ancora devastante contro fanteria trincerata e postazioni leggere. Il cannone LZ si rivelò preciso e rapido, mentre la mobilità del mezzo consentì agli equipaggi di manovrare continuamente sotto il fuoco nemico. Allo stesso tempo però l'operazione mise in luce un fatto importante: i Leopard danesi evitarono accuratamente qualsiasi scontro contro mezzi pesanti o armi anticarro moderne. La sottile corazza di questi carri rimaneva infatti il loro punto debole principale. Anche i Paesi Bassi e il Belgio utilizzarono il Leopard 1 nelle missioni di pace nei Balcani. I Leopard olandesi operarono in Kosovo e Bosnia come forza di deterrenza, pattugliando aree sensibili e supportando la fanteria ONU. Ed in questi contesti il carro risultò particolarmente utile per la sua presenza psicologica. Spesso infatti bastava vedere un Leopard 1 apparire lungo una strada o all'ingresso di una città per scoraggiare gruppi armati locali. Tuttavia le regole di ingaggio ONU limitarono fortemente l'utilizzo reale dell'armamento. Negli anni 2000 il Leopard 1 trovò invece una nuova vita in Afghanistan grazie al Canada. I canadesi infatti schierarono il loro Leopard C2 nella regione di Kandahar, in un ambiente completamente diverso da quello europeo per cui il mezzo era stato progettato. Qui il carro non doveva affrontare altri MBT, ma guerrieri armati di RPG, mine e ordigni improvvisati. In questo teatro operativo il Leopard si comportò in realtà sorprendentemente bene sotto diversi aspetti. La sua mobilità nel deserto e nelle pianure afghane era eccellente e il cannone da 105 mm forniva un supporto devastante contro edifici occupati dai talebani o postazioni fortificate. Gli equipaggi canadesi scoprirono inoltre che il semplice rumore del carro e la sua presenza avevano un enorme effetto psicologico anche qui. Ma proprio in Afghanistan emersero con chiarezza i limiti di un progetto nato negli anni 60. Alla fine, ragazzi, si torna sempre lì. La corazza del Leopard 1 offriva protezione insufficiente contro mine pesanti ed RPG moderni, ovviamente, ma cosa ve lo sto qua a dire. Per questo molti mezzi canadesi vennero equipaggiati con corazze aggiuntive Mexas, progettate per aumentare la sopravvivenza contro minacce asimmetriche. Anche così però il carro rimaneva vulnerabile rispetto ai più moderni Leopard 2 che il Canada introdusse poco dopo proprio per migliorare la protezione degli equipaggi. La Turchia invece utilizzò il Leopard 1 in un contesto completamente diverso, ovvero le operazioni antiguerriglia contro il PKK nelle regioni orientali del paese. In queste missioni i Leopard turchi vennero spesso impiegati per fornire supporto di fuoco alla fanteria nelle aree montuose, e anche qui il cannone da 105 mm era molto efficace contro edifici, bunker improvvisati e postazioni fortificate. Tuttavia le montagne dell'Anatolia orientale non erano il terreno propriamente ideale per un carro armato progettato per le pianure europee. Inoltre i guerrieri riuscirono più volte a colpire i Leopard con missili anticarro ed RPG. Ed ovviamente, ancora una volta, il problema principale rimaneva, indovinate un po', la protezione insufficiente. Ma spostiamoci un po' più a ovest, ovvero in Grecia. In questo paese il Leopard 1 ebbe invece soprattutto un ruolo deterrente. Per decenni centinaia di Leopard greci vennero schierati lungo il confine turco e nelle regioni settentrionali del paese. Sebbene non abbiano mai partecipato però a guerre vere e proprie, i Leopard ellenici hanno preso parte a innumerevoli esercitazioni NATO, diventando uno dei pilastri delle forze corazzate greche. La Grecia inoltre continua ancora oggi a utilizzare centinaia di Leopard 1 aggiornati, ritenendo il mezzo ancora valido per missioni difensive e supporto territoriale. Ma spostandoci completamente dall'altra parte del globo, in Sud America il Brasile trovò nel Leopard 1 un carro particolarmente adatto ai propri enormi spazi geografici. I Leopard 1A5 BR brasiliani vennero infatti utilizzati soprattutto in esercitazioni nelle regioni interne e amazzoniche, ed in questo contesto i comandanti brasiliani apprezzarono enormemente la mobilità del mezzo e soprattutto la relativa semplicità di manutenzione rispetto ai carri più pesanti. In ambienti tropicali e su grandi distanze operative il Leopard dimostrò quindi ancora una volta il vantaggio della sua leggerezza. Tuttavia il Brasile era perfettamente consapevole che in un conflitto moderno ad alta intensità, indovinate un po', la protezione del Leopard sarebbe risultata, indovinate un po' che parola sto per dire, esattamente, insufficiente. Il Cile mantenne invece il Leopard 1 principalmente come deterrente strategico nei confronti del Perù e di altre tensioni regionali. Anche qui il carro non combatté mai realmente, ma venne considerato per anni uno dei principali strumenti
strumenti di superiorità corazzate del paese grazie alla sua affidabilità e alla precisione del suo armamento. Negli ultimi anni il Leopard 1 è poi tornato improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale con la guerra in Ucraina. Diversi paesi NATO hanno inviato Leopard nelle versioni 1 a 5 alle forze ucraine per rafforzare le capacità corazzate di Kiev, ed in questo conflitto questo carro venne utilizzato soprattutto come mezzo di supporto, evitando il più possibile scontri diretti contro i carri russi come il T-72 o il T-80, soprattutto nelle loro varianti più moderne. Perché indovinate un po', la sua protezione, vabbè dai, la smetto. Dunque possiamo dire che la sua utilità anche oggi risiede principalmente nella precisione del cannone da 105 mm, nella mobilità e nella disponibilità relativamente ampia di munizioni NATO, anche se voglio ricordarvi che nell'Alleanza Atlantica lo standard di diametro del cannone ormai è diventato il 120 mm. Tuttavia il conflitto ucraino ha anche confermato definitivamente quanto il Leopard 1, e non solo, sia vulnerabile sul moderno campo di battaglia dominato da droni, missili guidati e artiglieria di precisione. Nel corso della sua lunga carriera operativa, il Leopard 1 ha quindi dimostrato una caratteristica molto particolare. Raramente è stato il carro più protetto o più potente del campo di battaglia, ma quasi sempre è riuscito a rimanere utile grazie alla sua velocità, alla precisione del suo armamento e alla grande adattabilità. È stato un mezzo che ha sempre cercato di vincere con la mobilità e con il primo colpo preciso, non con la resistenza passiva. E sarà proprio questa filosofia che lo renderà uno dei mezzi corazzati più longevi e soprattutto più riconoscibili dell'intera guerra fredda.